Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere i movimenti affettivi, quindi familiari, di amicizia, lavorativi piuttosto che di coppia, per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato, la trovate nella playlist insieme a al primo approfondimento che è uscito, che è quello della crescita spirituale, e poi ci sarà un ultimo video in coda per quello che riguarda il lavoro e l'economia. Ho ripreso quindi le energie della seconda linea della lettura generale e qui abbiamo la carta del sole, poi avevamo un 8 di pentacoli al contrario, un 7 di pentacoli al contrario, la carta della stella, la regina di coppe al contrario, un asso di... no scusate, la regina di coppe dritta e l'asso di bastoni che è il contrario. E era uscita anche una carta in più che era il mondo, sempre al contrario, e io l'avevo tenuta e quindi l'ho riportata. Cari amici, sento che da un punto di vista, diciamo, pratico della quotidianità potrebbe esserci qualche inghippo con questo 8 di pentacoli al contrario. Per qualcuno si potrebbe trattare, mi verrebbe da dire, di un cambio lavorativo che coinvolge anche l'ambito familiare, non tanto per quello che riguarda la famiglia che magari avete creato, ma lo sento un po' più, sento un'azienda familiare per questo. Quindi per qualcuno può far riferimento ehm, a questo tipo di questione, diciamo così. Abbiamo anche un 7 di pentacoli, al contrario, qui c'è una sorta di impazienza, c'è una sorta di... mi verrebbe anche da dire attitudine poco positiva, perché comunque quando c'è un 7 di pentacoli si parla di attendere con un'attitudine appunto positiva. In questo caso c'è un'impazienza e anche forse un po' di negatività, mi verrebbe da dire, ma lo andiamo dopo a vedere con i mini tarocchi. Ehm, Se per caso foste in coppia, è un po' come se ci fosse qualcuno che potrebbe avere una certa impazienza nel fare un passo, nel fare un determinato salto. E vedendo che comunque abbiamo la carta del sole, il sette di pentacoli, la regina di coppe, l'asso di bastoni e il mondo al contrario, per qualcuno può far riferimento al fatto di diventare genitori. Diversamente si potrebbe anche semplicemente, se per esempio foste single, si tratta del essere impazienti, di innamorarsi di nuovo, di star di nuovo bene, di avere qualcuno al vostro fianco, di nutrire di nuovo quel sentimento di benessere, mi verrebbe da dire, quando si è nella fase dell'amore, no? La carta della stella, eh, ragazzi, è un po' come... Allora, nel caso siate del filone dei figli, sento che è un discorso che magari sentite da tanto tempo, è un desiderio molto forte. Per molte persone potrebbe proprio trattarsi di un sogno grande. Mm? E se non foste di quel filone lì, sento che potrebbero entrare nuovi obiettivi comuni, nuovi obiettivi di coppia, nuovi desideri, nuovi sogni. Sento i viaggi. Ho come l'impressione che qualcuno qui abbia bisogno di nuove mete, di nuovi orizzonti proprio. Sento il bisogno del mare in qualche modo. Forse perché c'è la regina di coppe, non lo so, ma guardando la stella, fondamentalmente. Va bene, dopo andiamo a vederlo sempre. La regina di coppe. Ecco, la regina di coppe è una donna generosa, è un'energia generosa, amorevole, di nuovo, è un richiamo alla maternità. Quindi per qualcuno può far riferimento al, anche semplicemente a una donna, una persona con questo spirito molto materno che vi verrà in aiuto o che vi sarà vicino in questa prima parte del 2023, potrebbe essere una persona nuova, nel caso siate single, e sento che è una persona con una certa maturità emotiva. In realtà quando c'è la regina di coppe si parla sempre anche un po' di alti e bassi emotivi, però comunque perché, diciamo così, è un'energia che si pone certe domande, no? E quindi
ha una certa profondità. Abbiamo poi un asso di bastoni e la carta del mondo al contrario a fine linea. Mm, Sento che è un po' come se fosse, diciamo, la quiete prima della tempesta, ma in senso buono, perché c'è comunque la carta del mondo. E il mondo, è vero, è al contrario in questa lettura, ma è qui, è nell'aria. C'è questo cambiamento che sta per avvenire. Vi ricordo che avete il sole parla di bambini, di espansione, di prosperità, di abbondanza, di protezione, di amicizia, di sentimenti puri. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, così cerco di spiegare meglio tutta la situazione. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, l'otto di pentacoli al contrario è spiegato dalla carta dell'eremita e del 5 di spade. Allora, se giustamente potrebbe essere una situazione che coinvolge anche il lavoro o comunque in qualche modo la quotidianità, sento che qui c'è bisogno di prendere spazio, perché comunque l'eremita parla di un periodo di isolamento o di una ricerca interna, di una ricerca interiore. Comunque è un prendere spazio dalla realtà o da determinati conflitti, perché comunque abbiamo un 5 di spade. Può essere che ci saranno dei conflitti, magari a livello familiare, soprattutto se avete un'azienda lavorativa in comune. Ecco, questo sì, un po' lo sento, ma è questione di, appunto, come vi dicevo con l'eremita, prendere solo un attimino di spazio tra voi e la persona o tra voi e il tipo di discussione o di situazione che si è creata, perché qui con questo 5 di spade si tende un attimino più a voler ragione, a voler aver ragione, che non a voler trovare un punto di incontro comune. Andiamo a vedere questo 7 di pentacoli. Abbiamo il mondo al contrario, un asso di bastoni e un 6 di coppe. L'asso di bastoni è al contrario, come è alla fine della lettura. Queste sono due carte di azione, di movimento e sono al contrario, ragazzi. Ma c'è anche un 6 di coppe, quindi qualche cosa ha a che fare. Sempre è una carta di bambini, eh. Lo sento proprio forte. Di nuovo. Ma qui, guardate, in realtà l'asso di bastoni è al contrario. L'asso di bastoni in sé è una carta di azione, di movimento, ma ricorda anche la forma fallica. Quindi fa riferimento anche proprio agli incontri sessuali, allo stare insieme a livello intimo e qui, essendo al contrario, per qualcuno potrebbe esserci questo desiderio, ma magari non c'è il partner. Ecco, sento che potrebbe anche essere una lettura di questo genere. O non c'è la persona che voi vorreste, perché comunque 6 di coppe fa riferimento a una persona del passato. Fa riferimento, lo sento anche molto collegato alle energie del sole, perché parla di sentimenti puri, genuini. I fiori che ci sono dentro la coppa sono dei gigli bianchi, sono simbolo di purezza, di innocenza, capito? Quindi qui si tratta di avere, mi viene da dire la fiaba, per qualcuno. È come se non ci fosse più questa pazienza ad aspettare la persona giusta, forse. Scrivetemi come vi risuona. Fatemi vedere la stella. Il carro al contrario è un asso di coppe. Sento in qualche modo una forte discrepanza, cioè da un lato sento che c'è questa proiezione di andare verso nuovi desideri, può essere verso la maternità o verso la propria madre, verso un figlio, verso una progettazione, una creazione, un nuovo progetto. Però dall'altro lato qui non si fanno dei movimenti concreti, anche il carro è al contrario. Quindi non c'è un movimento e quando c'è l'asso di coppe, che normalmente parla di nascita, di innamoramento, ma qui è al contrario, sento che certe persone o hanno paura di innamorarsi o credono di non potersi innamorare mai più. Mm. Andiamo a vedere la regina di coppe.
Abbiamo un re di... scusate, un 9 di pentacoli, un cavaliere di coppa al contrario e un 10 di pentacoli al contrario. Ragazzi, credo che qui si faccia riferimento al fatto che qualcuno sia innamorato di un suo amico o di una sua amica da molto tempo, si vorrebbe magari fare quel passo in più, ma non si fa. Gli assi, o comunque anche gli inizi, diciamo, il mago, sono al contrario, eh. Qui c'è qualcosa che un po' vi blocca, ma sento che molto dipende da questa zona della lettura, perché è l'unica parte che vedo comunque condizionata. Ma perché c'è il 5 di spade? Il 5 di spade molte volte è collegato al proprio ego. Quindi sono i conflitti mentali, quello che vuole la mente. E quando c'è l'eremita si tratta di fare un viaggio interno. Anche la carta del sole è una carta yang, molto maschile. Qui avete tre inizi di tipo maschile, decisi, determinati, forti, solari, trasparenti, cristallini. Però quello che vi frega, secondo me, le intenzioni, l'impulso, l'istinto lo sentite, ma quello che vi frega è un po' la mente nel fare questo passo in più o nell'aspettarvi questo passo in più da parte di questa persona, perché secondo me molte persone non si rendono conto che è un loro amico quello che, o loro amica, quella che potrebbe essere veramente la chiave di volta per farvi star meglio. Andiamo a vedere l'asso di... adesso la recupero, è caduta una carta. Ok. Allora, questi sono un 10 di spade e un 7 di spade e qui abbiamo un 2 di spade al contrario. Allora, probabilmente quando c'è anche la carta del sole si parla di chiarezza mentale, ragazzi. Quando vi dicevo prima che l'inizio dovrebbe essere cristallino, no? Con l'energia yang, con l'energia del divino maschile, però qui avendo il 2 di spade al contrario è come se ancora qualche cosa non si vedesse. È ancora come se si debba chiudere il ciclo di bugie o che ci si è raccontati o che si è subito. Può anche essere che qualcuno non dimentichi o non abbia dimenticato. Non credo che sia un torto fatto da questa persona, credo che più che siano i torti della vita in generale, quello che si è subito in generale. Andiamo a vedere con gli altri tarocchi la scansione temporale degli eventi, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Io intanto vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa succede nelle carte a febbraio, magari per voi poi succede a marzo e per qualcun altro magari già alla fine del 2022, quindi sarebbe consigliabile poi rivedere le letture durante l'anno per dargli una maggiore concretezza, insomma. Va bene, andiamo a vedere. Ok, wow, partiamo con la carta degli amanti a gennaio e un 7 di coppe a febbraio. Quindi può essere che per molte persone già a gennaio si inizi con questa persona, magari saranno complici le vacanze di Natale. Perché comunque abbiamo gli amanti. Se siete single, parla di nuovi inizi. Qui c'era in effetti una persona che potrebbe, insomma, entrare. Se per voi non rappresenta una madre o la maternità, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, ok? Ehm, quindi si parte da una situazione in armonia, mi viene da dire. Può essere un nuovo amore, può essere... Guardate, vedendo questa e vedendo le altre potrebbe essere che qualcuno senta un forte trasporto con una persona che magari ha rivisto dopo tanto tempo e ci si sia un po' fatti trasportare, ma poi c'è la mente che tira indietro. Però adesso andiamo a vederlo man mano. Ehm, può anche essere una nuova fase all'interno della relazione, ovviamente. Adesso poi, cioè, se io non mi ricordo di fare i vari casi tutte le volte, voi adattatelo alla vostra realtà. A febbraio si aprono una serie di possibilità con questo 7 di coppe, ragazzi. Diciamo che quando c'è 7 di coppe sono possibilità da valutare molto attentamente, perché comunque si parla sempre di possibilità
materiali. E molte volte, visto che appunto c'è anche qui un 5 di spade che parla dei giochi della mente, potrebbero essere un po' illusioni, invece che reali possibilità. Guardate, a marzo c'è una rigenerazione, una trasformazione. Qualcuno si decide a lasciare qualche cosa indietro. Normalmente si tratta di troncare con vecchie, guardate, lo sento molto collegato a questi due carte. È un po' appunto il guardarsi dentro, il cercare di capire come potersi migliorare, come poter rinascere, appunto, perché la carta della morte è la trasformazione. Molte volte io la sento collegata con l'integrazione del proprio lato d'ombra, perché quando c'è comunque la morte è una piccola morte di se stessi, si muore un lato di noi, quindi in un certo senso è un po' come se morisse un lato dell'ego, per costruire un nuovo essere, una nuova identità, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo a aprile cosa... Ok. 8 di spade. Anche l'8 di spade lo sento collegato con quel 5 di spade. Qui abbiamo un 2 di spade al contrario, il 7 di spade. Abbiamo la luna. Wow, abbiamo il sole e la luna, ragazzi. Divino maschile, divino femminile. Che interessante. Andiamo a vedere ancora giugno, poi vado a spiegare anche questa linea con i mini tarocchi. E un 8 di coppe. Allora, questo 8 di spade sento che fa riferimento, come appunto vi dicevo, a tutte queste spade che avete nella seconda linea qui. Sono i pensieri auto-boicottanti. Quando qua vi dicevo che qualcuno avrà un atteggiamento non proprio positivo, probabilmente farà proprio riferimento a queste proiezioni. Adesso qui avete anche la luna, quindi occhio. Avete 3 carte di lavoro interno, diciamo così. Queste le sento un po' più pesanti a livello vibrazionale, a livello energetico, perché veramente l'8 di spade parla di sensi di colpa, parla di difficoltà che si fanno enormi, cioè che diventano enormi, ma in realtà siete voi che le vedete così, per il vostro tipo di assetto mentale. Qui comunque c'è l'eremita e l'8 di coppe, sono 2 carte di lavoro interno, abbiamo la luna di nuovo, le proiezioni, abbiamo il 2 di spade, qualcosa non si vede. O date qualche cosa per scontato all'interno di questa situazione o di questa relazione che magari potrebbe nascere a inizio anno, oppure qui c'è una reale trasformazione interna. Per caso, se non fosse una nuova relazione che inizia a inizio anno, perché voi, non lo so, siete single, state bene così e non avete voglia, questo è un lavoro sull'amor proprio, è una sorta di equilibrio o una scelta che dovrete affrontare, diciamo, inizio dell'anno. Una volta affrontata questa scelta si aprono una serie di possibilità, ma che vi mettono nelle condizioni di dover fare un lavoro interno per riuscire ad afferrare queste possibilità. Qui è proprio quello il punto, valutare bene quali sono le possibilità reali e quali invece sono quelle illusorie, quelle che voi vedete in modo distorto. E sento che è un processo che comunque andrà avanti fino a giugno. Diciamo che con la luna si parla sempre di nostalgia, qui c'era anche 6 di coppe. Se fosse una persona che ritorna, come avevamo detto, e con la quale potrebbe esserci questa nuova possibilità che si apre, fate attenzione veramente. Il consiglio qui è di integrare le zone d'ombra, ok? Perché ne avete parecchie secondo me e potrebbero essere state causate da una distorsione di quello che è stata la vostra percezione o di questa situazione nello specifico o di quello che è l'amore in generale. Qui c'è bisogno di fare chiarezza mentale con questa carta del sole. Andiamo a vedere gli amanti. Ok, abbiamo il cavaliere di spade al contrario, il 3 di coppe al contrario e un appeso. Allora, qui per qualcuno si tratta di una sorta di sblocco
A livello di intenzioni sento, perché comunque quando c'è il cavaliere di spade al contrario, è una persona che normalmente smette di scappare da qualche triade energetica o da qualche influenza energetica che fino a quel momento ha bloccato. Quindi qui per molte persone fa riferimento la carta degli amanti all'effettuare una scelta. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo la carta dell'imperatrice e il 5 di coppe. Allora, qui ragazzi potrebbe essere, visto che all'inizio, proprio all'inizio della lettura vi dicevo della questione familiare, potrebbe esserci un lavoro in mezzo, qui sento con la carta dell'imperatrice, visto che comunque c'è anche la carta della regina di coppe che fa riferimento alla madre e alla maternità, che potrebbe esserci qualche disillusione, mi verrebbe da dire così, per quello che riguarda la propria madre. E qui, cioè, sapete, quando ci si rende conto che i genitori non sono perfetti, che magari durante l'infanzia si idealizzano un po', poi crescendo si inizia a vederli umani, no? Con le loro debolezze, i loro punti di forza, con i loro sacrifici. E qui è un po' quello, è un po' come se qualcuno, perché sento che c'è una sorta di delusione nei confronti o della maternità o della propria madre o dell'idea che ci si era fatti ehm, di una madre. Se non fosse quello il caso, l'imperatrice parla anche dei nuovi progetti, quindi fate attenzione, visto che c'è un 7 di coppe, le lune varie, a non farvi un po' illudere su determinati progetti, a non creare illusioni. Andiamo avanti con la morte a marzo, andiamo a vedere che cosa cambia, che cosa si trasforma e qui di nuovo un 8 di spade. Si trasforma il vostro modo di vedere le cose, il vostro modo di... Guardate, con la morte e la giustizia per qualcuno è un taglio all'interno di una relazione, all'interno di un'attitudine. Può essere che finalmente arrivi una separazione, un divorzio, ipotesi. Perché comunque anche qui la carta degli amanti è un punto e a capo, ha due sfaccettature comunque, ma fa sempre riferimento a quello che è la scelta del cuore, fatta con il cuore, fatta per amore, insomma. Andiamo a vedere questo 8 di spade, vediamo cos'è che non vedete. Ah, abbiamo la carta del mondo, la carta del papa e il 6 di bastoni. Oh wow! Non state vedendo la vittoria che c'è dietro l'angolo, ragazzi. In questo momento manca un 4 di coppe, ma suppongo che siate un po' focalizzati nel negativo. O di quello che è stato. La luna qui potrebbe essere quella persona che potrebbe riapparire da lontano, da tempi remoti, da tempi passati, ok? Perché qui abbiamo anche l'otto di coppe che è una sorta di lavoro interno, di ricerca di qualche tipo di emozione che manca. Ma qui quello che non vedete voi è il mondo, il cambio in positivo, è il Papa, il riconoscimento, l'elevazione spirituale, la capacità di essere in connessione con il divino e il 6 di bastoni è la carta del successo, ragazzi. Quindi, ma in effetti poi guardate, l'energia generale è quella del sole. Io credo che sia solo, diciamo, un passaggio interno. Da un punto di vista pratico, in realtà le cose vanno benone, ma voi forse avete bisogno di prendervi un po' di tempo per integrare meglio questo cambiamento, perché comunque quando c'è la morte il cambiamento è sempre un po' traumatico. Andiamo a vedere la luna. Allora, un 2 di pentacoli e un fante di bastoni al contrario. Qui potrebbe essere che avete bisogno di lasciare una persona nel passato, e di qui probabilmente la morte. Può anche essere che qualcuno inizi una nuova relazione ma abbia allo stesso tempo bisogno di troncare con qualche cosa che è del passato, che possono essere attitudini mentali, come vi dicevo, piuttosto che un partner o un ex datato, ma che magari ha lasciato delle dinamiche non sane in noi. Ehm, In realtà il 2 di pentacoli, quando al contrario, io la sento come una carta positiva, perché parla di una sorta di appianamento, anche se è una calma apparente. È una calma apparente perché comunque c'è la luna. Nel profondo, a maggio, vi sento parecchio scossi.
Però guardate, io sono rimasta sorpresa da queste tre carte. Io credo che molte persone non si rendano conto veramente delle benedizioni che hanno nella propria vita. Sono in questo mood, in questo... Guardate, aiutatevi semplicemente con della musica allegra, cercate di cambiare le vibrazioni quando vi sentite in questa fase, quando avete un pensiero martellante che non vi molla, cercate veramente di distrarre la mente, potete meditare, potete fare qualche hobby che vi porta fuori, andate a fare una passeggiata, cercate di prendete a pugni il cuscino, quello che vi pare, però cercate di cambiare vibrazione perché secondo me è solo un periodo transitorio per integrare questa fase di morte, questa fase di taglio, di... Perché comunque quando c'è la giustizia parla di contratti. Allora, in realtà la giustizia al dritto parla di contratti che si fanno, ma essendo la morte può essere un contratto che si taglia. Sarebbe sicuramente così nel caso la giustizia fosse al contrario, però può anche parlare di rimettere in equilibrio quello che è il lato emotivo con il lato spirituale, per qualcuno, quindi ritrovare un equilibrio comunque si suppone che qualche tipo di morte dei pensieri della mente ci debba essere. Andiamo avanti con l'otto di coppe. Abbiamo un 4 di spade, la ruota della fortuna. Quindi, ragazzi, quello che vi serve a giugno, fatevi una vacanza. Prendetevi, guardate, c'è anche la carta del mondo qui. Prendetevi quel tempo per entrare dentro voi stessi e fare chiarezza mentale. Se fosse una questione di coppia, come parlavo prima per i bambini, probabilmente c'è bisogno di prendersi un tempo di riposo e di riflessione personale per farsi delle domande, per capire il perché c'è il bisogno di quel progetto, di quel bambino, di quel tipo di conferma, ok? Perché sono due carte comunque, questo parla di andare a ricercare il vuoto interno che si sente, quindi è un lavoro di introspezione, è un lavoro anche di viaggio fisico, per quello che vi dico che potrebbe essere utile una vacanza, magari di coppia, e il 4 di spade è una carta di ritiro spirituale, una carta che serve per rigenerare le pile, le batterie. E sarebbe molto utile per qualcuno partecipare a qualche seminario, qualche corso magari appunto di crescita personale, piuttosto che... Mi parlano di nuoto, eh. Per qualcuno può fare... Vi dicevo anche all'inizio, sentivo molto l'acqua, anche con la stella. Qualcuno ha bisogno di andare al mare, di sentire le onde, di vivere il mare d'inverno, mi dicono, ragazzi. Wow. Fatemi sapere se c'è qualcuno qui a cui piace il mare d'inverno oppure che avrebbe voluto e non è mai andato, per esempio, al mare in inverno. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 9 di pentacoli al contrario. Regina di bastoni e 8 di bastoni. Ho come la sensazione che qui si tratti di lasciarsi indietro qualcuno, anche solo che fosse per un periodo, e probabilmente questo qualcuno non è completamente indipendente, ma anche quello sento che andrà a cambiare, ok? Perché c'è la ruota della fortuna, ragazzi, quindi andrà a cambiare. C'è la comunicazione, migliora la comunicazione sia interna che esterna, interna con voi stessi, esterna tra una persona e l'altra all'interno della coppia o anche più semplicemente tra voi e gli altri. Migliora proprio il modo di relazionarvi, ma perché comunque imparerete a conoscervi meglio in questa prima fase del 2023, ok? Abbiamo parlato di qualcuno che potrebbe entrare, potrebbe essere subito inizio anno o diciamo verso la primavera inoltrata, ok? Aprile-maggio, poi sapete sempre che il tempo è elastico. Andiamo a vedere un ultimo messaggio con gli angeli del cuore. Tanti messaggi. Fiducia, wow, questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Anche la carta del sole parla della fiducia, della genuinità dei bambini. I bambini si buttano nella vita, no? Vale la pena aspettare. E qui avete la carta del sette di pentacoli. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quindi portate pazienza, cercate di vivervi il processo, ma io vedo che già iniziano le cose, potrebbero cambiare. Esprimi il tuo amore, qui vi metto l'otto di bastoni, vai avanti così e compi un gesto romantico. Quindi qui è giusto comunicare agli altri quando c'è interesse, quando c'è affetto, quando c'è amore, insomma. Bene, cari amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona.
Se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete commentare, potete lasciare una donazione, potete ascoltare il video fino alla fine, potete anche evitare di saltare la pubblicità. Sono tutti modi per supportarmi e per me ogni aiuto è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!